Avenida da Liberdade è il boulevard rappresentativo di Lisbona, una via di eleganza e modernità che unisce idealmente il centro storico alla periferia. Dietro ai suoi imponenti alberi, agli edifici di lusso, ai cinema e ai teatri, si nasconde una storia affascinante che rimonta al XVIII secolo. Io sono Fabiana, un'architetta italiana che vive a Lisbona da tanti anni e questo è Lisbona Gira in Giro, il programma che vi invita a scoprire storie, curiosità e misteri della splendida capitale lusitana. Oggi esploreremo le varie tappe della storia di Avenida da Liberdad, la zona paludosa dove vennero gettate le macerie del terremoto del 1755, a primo grande giardino pubblico della città, il Passaio Pubblico, diventato poi il grande boulevard rappresentativo di Lisbona. Scopriremo il luogo di cinema, teatri e caffè alla moda, che ancora oggi ostenta un grande simbolismo sia a livello politico che sociale. E se volete scoprire perché questo grande boulevard, oggi palco di manifestazioni politiche e culturali, sia dedicato proprio alla libertà, iscrivetevi al canale, attivate il campanello e partite con me alla scoperta della storia dell'Avenida da Liberdade. Simbolo di potere e raffinatezza, i giardini in Europa fino al XVIII secolo erano appannaggio dell'aristocrazia e della monarchia. I giardini pubblici cominciarono a comparire a cavallo fra XVIII e XIX secolo in risposta ai cambiamenti sociali, politici e culturali e soprattutto all'ascesa della classe borghese. Con la crescita della città e l'ascesa della borghesia, iniziò ad essere necessario creare spazi pubblici per il tempo libero e per il contatto con la natura. È a questo periodo che dobbiamo tornare per comprendere la storia dell'Avenida da Liberdade. Agli inizi del XVII secolo, il luogo dove si trova il maestoso boulevard era una vallata paludosa con la presenza di alcuni orti. È qui che vennero gettati i detriti delle rovine provocate dal grande terremoto del 1755. Con la ricostruzione della città promossa dal marchese di Pombal, primo ministro del re, in seguito al terremoto, la zona venne scelta per la costruzione di un grande giardino pubblico, il Passaio Pubblico. Nel contesto della pianificazione pombalina della città post-terremoto, la scelta di dotare la città di questo spazio non fu solo un'innovazione urbanistica, ma soprattutto un gesto simbolico che riaffermava e incarnava la volontà di modernizzare la città. Creato nel 1764, delimitato da alti muri e grate, lo spazio è stato concepito per organizzare l'area urbana e regolare il comportamento dei visitatori. La sua accettazione fu tardiva, rimanendo per decenni uno spazio chiuso e poco frequentato, con caratteristiche che ricordavano più un giardino privato che un luogo di incontro pubblico. Il Passaio Pubblico inizierà ad essere vissuto realmente solo 3 generazioni più tardi, diventando uno degli spazi più sofisticati di Lisbona, luogo di svago e incontro per l'alta società. Nel 1821 il giardino è oggetto di restauri. Il bosco venne modellato in giardino romantico, con l'introduzione di elementi quali cascate, laghe, fontane e un corretto per la musica. E all'entrata nord venne costruita una cascata, oggi scomparsa, inserita in una struttura ad archi sulla cui sommità si trovava una terrazza da cui ammirare il giardino e il tago sullo sfondo. Vennero anche stabilite regole di utilizzazione che spaziavano dagli orari di apertura ad un codice per l'abbigliamento fino alla proibizione di ingresso a ubriachi, facchini e bambini sotto i 10 anni non accompagnati.
A partire dal 1851, grazie alle illuminazioni promosse dalla Compagnia del Gas, il Passaio visse notti di gloria, attirando folle e generando profitti per l'asilo di mendicità, un'istituzione di appoggio alle persone senza fissa dimora, che organizzava eventi durante l'estate. Il passaio pubblico diventa così il luogo privilegiato per la nuova vita mondana tipica del romanticismo liberale, che vede le donne dell'alta società, prima relegate nei palazzi familiari, percorrere le strade della città. Di fatto, alla fine del XVIII secolo e per tutto il XIX, i giardini della città di Lisbona ebbero un enorme successo. Ne abbiamo già parlato in merito al giardino del Principe Rial. Fino al 1883 il passaio pubblico fu il palcoscenico dell'élite cittadina, dove le dame sfilavano con eleganti abiti e raffinati cappelli, scambiandosi sguardi e sorrisi mentre passeggiavano. Vi si andava per vedere ed essere visti, in un'atmosfera immortalata nella letteratura dell'epoca da autori come Essa de Queiroz. A metà del XIX secolo, con lo sviluppo dell'industria e del commercio, si impone una nuova struttura urbana che facilitasse la circolazione di persone e mercanzie. Fino ad allora Lisbona si era sviluppata prevalentemente sull'asse Oriente-Occidente, parallela al fiume Tago. Inizia ora una nuova fase di espansione, verso nord, il cui punto di partenza sarà proprio il passaio pubblico. Dopo diversi progetti e contro la volontà di parte degli abitanti della città, che si espressero anche in una petizione pubblica, il passaio venne sostituito dalla nuova Avenida da Liberdade, inaugurata il 28 aprile del 1886. Ispirata ai boulevard parigini, con una lunghezza di circa 1300 metri e una larghezza di 90 metri, la nuova arteria inizia nella piazza Restauratorus, che commemora la restaurazione dell'indipendenza nel 1640 dopo il dominio spagnolo, e finisce nella piazza dedicata al Marchese di Pombal. Il comune volle sostituire l'antico passaio pubblico con un nuovo parco urbano da costruire nei terreni a nord dell'Avenida della Liberdade, dove per motivi tecnici e geografici non era possibile prolungare il nuovo boulevard. Venne così realizzato quello che inizialmente si chiamò Parco da Liberdade, successivamente rinominato Parco Edoardo VII in omaggio al re inglese che aveva da poco visitato Lisbona. La struttura attuale del giardino risale al 1945 e ad un progetto dell'architetto paesaggista Keil Damaral. Anche qui si svolgono numerose manifestazioni culturali, una fra tutte l'annuale Fiera del Libro. La costruzione del Viale della Libertà seguì un piano ambizioso che includeva ampi marciapiedi e giardini e venne realizzata in più fasi, con un'importante connessione alla ferrovia e alla graduale implementazione della rete di trasporti pubblici, tra cui le funicolari Gloria e Lavra e la metropolitana, così consolidando il ruolo centrale dell'Avenida nella Lisbona moderna. Il Viale della Libertà, Avenida, è così importante nella struttura cittadina da meritarsi una stazione della metropolitana che si chiama soltanto Avenida. L'apertura del Viale della Libertà rappresentò un'operazione di grande importanza per lo sviluppo della città, che comincia ad espandersi ad un ritmo accelerato, partendo dall'urbanizzazione di due aree allora in attesa di sviluppo, adiacenti all'Avenida. Nascono così i quartieri Baratta Salgueiro a occidente e Conde Redondo a oriente. Entrambi i progetti costituirono grandi operazioni immobiliari direzionate alla media e alta borghesia. Le nuove costruzioni della zona spaziano dagli eleganti palazzi in stile eclettico per l'alta borghesia alle più modeste palazzine destinate agli affittuari della classe media. Nella prima metà del XX secolo vennero costruiti alcuni edifici di elevato valore architettonico, come la sede del giornale Diario Notícias o l'Hotel Victoria.
L'Avenida da Liberdade ha in un certo modo ereditato lo stile di vita e le tradizioni dell'antico passaggio pubblico, diventando rapidamente l'arteria di lusso dell'alta borghesia. Una curiosità: nonostante la modernizzazione, alcune tracce del vecchio passaggio pubblico sono sopravvissute e sono visibili ancora oggi. In particolare il lago con le statue che rappresentano i fiumi Tago e Doro provengono dall'antico giardino. Inoltre, ancora oggi la vegetazione ha una grande importanza e si configura come elemento unificatore dello spazio. Sebbene l'intensità del traffico caratterizzi fortemente questa arteria, la sua fruizione come passeggiata pubblica sopravvive soprattutto grazie alla presenza della fitta vegetazione e al suo tracciato che invita alla circolazione pedonale e alla sosta. Sul finire del XIX secolo, la modernizzazione di Lisbona seguì l'esempio di Parigi, dove ai grandi viali erano associati teatri, caffè e luoghi di svago. Così Avenida da Liberdade divenne un polo di attrazione culturale e sociale, attirando imprenditori teatrali interessati ad investire nella nuova area nobile della città. Durante il XX secolo l'industria culturale crebbe e nella zona aprirono numerosi teatri, alcuni dei quali sono in funzione ancora oggi. Nel 1922 venne aperto ai margini dell'Avenida il Parc Mayer, un insieme di teatri, ristoranti e altri divertimenti, che divenne l'epicentro del teatro di rivista, genere ancora oggi molto amato dagli lisboeti. La sua apertura consolidò ulteriormente la zona di Avenida da Liberdade come il cuore dell'industria culturale della città. Alcuni di questi spazi sono in funzione ancora oggi. È il caso del Cinema Saint-Georges, del Teatro Politeama, del Teatro Tivoli e al Parc Mayer dei teatri Capitoli e Varietades. Inoltre, la centralità della zona e la vicinanza alla stazione ferroviaria di Rossio, dove nella prima metà del XX secolo arrivavano i treni internazionali, portò alla costruzione di numerosi hotel. A servire tanto la vita legata ai teatri e ai cinema, quanto quella legata agli hotel, arrivarono anche diversi ristoranti. Negli ultimi anni l'Avenida da Liberdade ha visto la proliferazione di progetti immobiliari di lusso e l'arrivo di marchi internazionali di prestigio. Molti degli edifici originali del viale sono stati progressivamente sostituiti da edifici per uffici e hotel. La zona è oggi famosa per le boutique di marche quali Yves Saint Laurent, Gucci e Louis Vuitton, o per gli hotel di lusso. Nei larghi marciapiedi centrali si trovano numerosi esercizi commerciali, in particolare chioschi e terrazze di ristoranti, che conferiscono a questo luogo un grande potenziale economico e culturale. Abbiamo parlato nel video su chi può vivere a Lisbona oggi, di come dopo la crisi finanziaria del 2008-2009 Lisbona abbia subito un vorace processo di gentrificazione. In zone come l'Avenida da Liberdade, gli investimenti stranieri nel settore immobiliare di lusso hanno registrato un forte incremento, portando a un processo di supergentrificazione. In questo caso, infatti, i residenti della classe medio-alta vengono sostituiti da un'elite economica transnazionale ancora più abbiente, portando a trasformazioni urbane significative. La finanziarizzazione dell'abitazione e le politiche urbane neoliberali hanno portato Lisbona a vivere una profonda crisi abitativa, con una parte sempre maggiore della popolazione che non riesce ad avere accesso ad una casa. Nonostante ciò, l'Avenida continua ad essere un luogo di incontro, dove le persone passeggiano all'ombra degli alberi o godono delle ampie terrazze. È anche il palcoscenico di manifestazioni culturali e politiche, ospitando eventi di grande importanza, come la parata che celebra la rivoluzione dei Garofani
oppure le manifestazioni popolari legate alla festa di Sant'Antonio. E come mai questo grande viale è dedicato proprio alla libertà? Il nome Avenida da Liberdade è un riferimento alla libertà politica conquistata dai liberali portoghesi nel XIX secolo, soprattutto dopo la guerra civile tra assolutisti e liberali tra il 1832 e il 1834. La sua apertura al pubblico nel 1886 coincise con un periodo di rafforzamento del regime costituzionale portoghese. Inoltre fu palco anche della rivoluzione repubblicana del 1910 e della rivoluzione dei Garofani del 1974, consolidando così la sua immagine come luogo simbolo della libertà. E se il video di oggi ti è piaciuto, mi raccomando, condividilo con qualcuno a cui potrebbe interessare e metti un like. Ti aspetto alla prossima!